così ce l'ho sott'occhio, e iniziamo. Bene, quindi grazie di essere intervenuti. Io mi chiamo Paolo San Micheli, sono un agile coach, quindi il mio lavoro è andare nelle aziende e aiutarli a trovare modi migliori per fare prodotti. Il grande Andrea Provaglio, buongiorno, benvenuto, prego. Ciao Paolo. Il grande Andrea Provaglio mi ha anche citato nel keynote, quindi io sono al settimo cielo veramente, non più 3 metri sopra il cielo. Parliamo quindi di Scrum applicato alla costruzione di oggetti che sono fisici, quindi non fuori dal software. E vorrei iniziare con una storia che qualcuno di voi già ha sentito, quindi cercherò di tenerla breve, ma ci è funzionale a capire l'argomento principale di oggi. Nel 2008 negli Stati Uniti l'assicurazione Progressive ha finanziato con 10 milioni di dollari un premio X-Prize, sfidando i partecipanti a costruire un'auto ecologica che facesse più di 100 mpg, cioè 100 miglia per gallone di benzina equivalente. Questo ragazzone, che si chiama Joe Justice, è un grosso appassionato di auto e aveva, per formazione anche familiare, una forte sensibilità ecologica e decise di partecipare a questo premio. Voleva costruire l'auto più ecologica mai costruita prima, però era praticamente da solo. Prima di allora non aveva nemmeno mai cambiato l'olio della sua auto e praticamente aveva solo il tempo libero fuori dal lavoro e pochissimi soldi. E iniziò un po' a smanettare nel suo garage e a condividere sui social media e sul suo blog quello che stava facendo, gli esperimenti che faceva, tutti gli errori che faceva e anche le cose che imparava. E piano piano su internet, nei vari forum specializzati e sul gruppo Facebook, cominciarono ad arrivare persone che si appassionarono a questa idea di costruire quest'auto ecologica. E in non troppo tempo, in poco più di un anno, 44 persone da 4 paesi diversi, c'era anche qualcuno che prendeva l'aereo a sue spese per andare a trovare giorni e weekend e lavorare trafficare sull'auto, formarono questa community con l'obiettivo di partecipare al premio X-Prize e si dettero il nome di Wikispeed. Quindi l'idea era di fare un'auto open source, quindi i CAD, i progetti, i sorgenti diremmo in informatica di questo progetto devono essere liberi, accessibili a chiunque gratuitamente e appunto ecologica. E in soli 3 mesi costruirono il primo prototipo con cui parteciparono al concorso X-Prize e arrivarono incredibilmente decimi. Questo vuol dire che superarono più di 100 concorrenti da tutto il mondo, ben finanziati da aziende e università, tra cui Tesla, Tata e l'MIT, realizzando quello che anche secondo il New York Times Online è al limite del credibile. Come hanno fatto un gruppo di scapestrati senza soldi e con pochissimo tempo, se non quello ritagliato dal proprio lavoro, a superare tutti questi gruppi così ben organizzati? Joe, come buona parte dei presenti in aula, è un informatico e ha usato gli stessi metodi che conosceva dal suo lavoro. Ha organizzato quindi team di volontari usando Scrum, visualizzando il lavoro in board, facendomi i daily e così via, tutte cose che conoscete benissimo, obbligando tutti i membri a lavorare a coppia, prendendo lo spunto dall'extreme programming. Quindi loro fanno aggressive pairing, perché sono volontari, quindi sono persone con poco skill e quindi devono lavorare per forza a coppie per ridurre la necessità di documentazione estensiva e lungo training per diventare produttivo. E soprattutto si sono accorti che in 2 si abbassava anche il rischio di farsi male, dei piccoli incidenti che capitano quando fai qualcosa che non è esattamente il tuo lavoro. E hanno disegnato l'auto usando quello che nel software chiamiamo programmazione oggetti, cioè hanno identificato dei moduli che compongono l'auto e hanno stabilito le interfacce fra questi moduli di modo che fossero note e stabili. In questa maniera potevano modificare e migliorare un singolo modulo dell'auto senza doverla ripensare completamente. Il telaio di Wikispeed ancora oggi è il telaio al mondo in commercio più leggero che abbia ricevuto una certificazione al crash test equivalente a 5 stelle. Questo perché i test
tra cui il crash test, è stato disegnato prima ancora del pezzo che lo doveva sostenere. E hanno preso anche questo dal software, no? Si chiama test driven development. Ma soprattutto la cosa strabiliante è che hanno dimostrato anche nel costruire oggetti fisici, cosa che invece era abbastanza nota per il lavoro cognitivo, che il morale è un moltiplicatore della produttività. Ora voi capite che queste idee possono beneficiare qualsiasi tipo di settore, qualsiasi tipo di azienda, e quindi oggi che cosa faccio? Lavora con Jeff Sutherland, l'inventore di Scrum, lavora con Scrum Inc. quindi, e va in giro per il mondo a insegnare Scrum nell'ambito dell'hardware. Ed è proprio qui dove l'ho incontrato, 1 anno e mezzo fa circa, negli Stati Uniti, al primo Scrum for Hardware Gathering. Qui c'è il link, potete andarvi a leggere quello che abbiamo fatto in quei 2 giorni come conferenza, ci sono le slide da scaricare e un po' anche dei brevi riassunti che ho fatto traducendoli in italiano. E grazie all'amicizia che è nata poco più di 1 anno fa tra me e Joe, mi ha permesso di poterlo seguire alla primavera di quest'anno nel suo tour europeo di training, e quindi l'ho accompagnato nel suo viaggio e ho fatto co-training con lui. Questa è un'occasione incredibile. In questa circostanza, in uno di questi training, eravamo in Svezia, avevamo una giornata libera e siamo andati a visitare appunto la Saab Aeronautics, questa fabbrica che costruisce questi aerei militari utilizzando Scrum. E quindi il tema di cui vi parlerò oggi è appunto lo Scrum nell'aeronautica militare. Ma andiamo con ordine. Questo si chiama F-35, ma su internet lo trovate anche come Fiasco 35. È il progetto waterfall della storia dei progetti che è maggiormente fuori budget. Sta costando 1,5 trilioni di dollari, cioè sta costando più di quanto è costato mandare l'uomo sulla Luna. 1,5 trilioni di dollari è quanto basterebbe per sfamare tutti i poveri del mondo per 50 anni. Tanto che nella nota numero 2 trovate una dichiarazione di un generale pluridecorato che al congresso degli Stati Uniti ha detto: ma stiamo veramente spendendo bene i nostri soldi? Perché gli Stati Uniti di questi aerei ne ha ordinati 2443. Ma anche noi non siamo fuori dai problemi, visto che anche l'Italia ne doveva comprare 131 e, articolo di Repubblica del 7 agosto di quest'anno, abbiamo dovuto scendere a 90 il numero di velivoli che compreremo perché la crescita dei costi ci rendeva inaccessibile l'acquisto di questi aerei. E non è solo un problema di crescita dei costi, ma c'è stato un altro danno di tipo economico, cioè se noi ne avessimo comprati più di 100 potevamo costruire il cassone alare a Cameri, a Novara, quindi ci sarebbe stato un indotto industriale, ma siccome adesso siamo scesi a 90 abbiamo perso anche la possibilità di creare posti di lavoro in Italia. Buon, smettiamo di deprimerci, torniamo indietro nel tempo. 1976, l'unico aereo dell'aeronautica militare che è costato meno del suo predecessore ma con performance migliore è l'F-16. L'F-16 ha lo stesso motore dell'F-15 ma aveva tutti i parametri di performance, accelerazione, angolo d'attacco, cioè quello che ti permette di fare dei loop più stretti e quindi sfuggire a degli avversari quando fai un 1 contro 1, il dogfight si chiama, quindi un aereo contro un aereo si chiama dogfight. L'F-16 era migliore di tutti i suoi predecessori per tutti i parametri del dogfight, tanto è vero che ancora oggi questo aereo ce ne sono circa 3.000 in servizio in circa 28 paesi e sono passati 40 anni. E se andate su una rivista specializzata tutto viene sempre paragonato con l'F-16 perché è considerato il punto di riferimento. Okay? Chi non fa meglio dell'F-16 è un aereo che fa un po' pena, si direbbe. Ok, nel 76 non c'era Scrum, ma se leggete l'articolo, poi c'è il link, ve lo andate a leggere con calma, diverse paginate, se andate a leggere come hanno fatto questo aereo, avevano un team cross funzionale che stavano nella stessa stanza, erano collocati ed avevano piena autonomia. Quindi si auto-organizzavano e decidevano con il budget che avevano come progettare questo aereo. E quindi erano un team. Bon, secondo voi quante persone hanno progettato l'F-16? Idee? 5? 10? Chi offre di più? Chi offre di meno? Ok, 3 persone.
erano 3 persone. Non c'era ancora Scrum, nel 76 non c'era ancora Scrum e infatti non avevano il product owner, non avevano il concetto di trasparenza e questi 3 individui erano stati soprannominati i Jet Fighter Mafia perché non si sapeva che cavolo facessero, ogni tanto apparivano ai dirigenti dell'azienda e dicevano si vorrebbe fare così, abbiamo scoperto questa cosa, guardate il figo, arrivederci. E poi non si sapeva nulla per un altro periodo e quindi i manager erano ansiosi. Tant'è vero che al lancio di questo aereo questi 3 sono stati licenziati. I manager dissero non possiamo rimanere ostaggi di questi individui, non sappiamo cosa fanno. Non c'era Scrum, però qualcosina c'era e le performance sono interessanti. Parliamo quindi come? Perché non riuscivano a rientrare nei meccanismi aziendali che permettevano di fare contratti di quel tipo. Un aereo lo vendi agli eserciti delle nazioni, quindi vuoi pianificare, vuoi predicibilità, vuoi fare tutta una serie di cose che invece non avendo un product owner non avevano fatto. Quindi massima creatività, massima ingegno, ma zero trasparenza, zero controllo. Scrum no, vuole stare nel mezzo, no? Quindi vuole bilanciare queste due tensioni. Questo si chiama appunto JAS 39 Gripen, lo fanno nel sud della Svezia, in una cittadina chiamata Linköping, ed è l'aereo di cui vi parlerò oggi. Questo aereo costa il 20% di un F-35 ed è un aereo di quinta generazione multiruolo, che vuol dire che la sua vision dice che lo stesso aereo ci serve per fare missioni aria-aria, aria-terra e ricognizione, ovvero la stessa vision che ha l'F-35. E secondo una rivista specializzata, Jane's Aviation Weekly, è l'aereo con il miglior rapporto qualità-prezzo nell'ambito militare che hanno vinto. Qui poi c'è i link, vi guardate. Se qualcuno è fanatico, però nessuno alzò le mani prima, quindi non c'è nessuno fanatico, io vi ho preso anche tutti i vari dati di comparazione fra l'F-35 e il Gripen. Se fossero due automobili, siccome costa il 20%, ovvero l'F-35 costa 5 volte per ora, quando consegneranno sapremo quanto, non ci sarebbe storia. Cioè l'F-35, se voi guardate questi parametri, è un pochino meglio, certo, non è che sono impazziti negli Stati Uniti, è un aereo un pochino meglio, ma la differenza, il gioco non vale la candela. E soprattutto il costo operativo, cioè in un'auto quanto consuma, il Gripen costa il 18% di un F-35, quindi in una nazione gli stessi soldi ne mandano da 5 gli aerei e gli avanza anche qualcosa. Allora vediamo un secondino che è questo, come è stata questa visita. Siamo andati, era il 24 aprile, questi puntini non sono difetti della foto e neve, 24 aprile, e questo è Jorgen, è l'ingegnere capo che ci ha guidato nella visita lì a Linköping. Vediamo velocemente che cosa fa questo aereo, c'è un filmatino.
manco matto. Vabbè. Terrificante, vediamo la pubblicità di un aereo da guerra, è una cosa incredibile. Infatti la prima cosa che abbiamo detto è com'è il morale del team, cioè come vivete questa cosa? Alla fine voi fate armi, Fate qualcosa che uccide. Ho detto no, non si fa aerei, le armi le fanno quell'altro, non si fa solo l'aereo. Ok, vabbè. Allora, se mi state domandando com'è la stanza di un team Scrum che costruisce un aereo militare, è questa la risposta. La stanza è divisa su 2 livelli, no? Vedete c'è una sorta di impalcatura, quindi questo team lavorerà sull'abitacolo e sulla parte quindi un team che fa proprio hardware e può accedere quindi al velivolo da sotto e da sopra, è facilmente lavorabile. Sulla sinistra vedete ci sono delle postazioni CAD, sembra, no? La foto in alcuni punti è chiaramente offuscata perché c'è anche dei segreti militari. Di qua c'è una sorta di area di carpenteria, questa è una foto che è sul sito proprio di Saab, quindi è stata, questa è tutta roba declassificata, non dovrei andare in galera per rilevare segreti militari. Quindi l'idea è, cerchiamo di avere un feedback il più velocemente possibile. E poi ci torniamo. L'architettura. Testuali parole di Jorgen, mentre ci spiegava come era fatto il Saab, il Griffin, abbiamo pensato questo aereo come un gigantesco modello di Lego. Testuali parole sue. Quindi l'aereo è fortemente modulare con delle interfacce plug and play, cioè che costa poco staccarle e riattaccarle. Infatti il motore, nello spot, si vede che dice potete cambiare il motore in un'ora e costa quindi molto poco mantenerlo. Ma in realtà questa non nasce come requisito di cliente, il motore lo fa General Electric negli Stati Uniti, quindi loro avevano bisogno di un qualcosa per iterare scollegato dal resto dell'aereo e quindi era un'esigenza ingegneristica. Così come questo è l'abitacolo della seconda generazione, che stanno facendo adesso è la terza. Vedete ci sono 3 schermetti, no? Questi 3 schermetti sono 3 computer. Hanno una serie di pulsanti intorno. Questi qua sono 3 computer uguali dove c'è deployato lo stesso software e con i tasti praticamente cambiate le app, diremmo se fossero telefonini. Quindi se sulla sinistra avete l'orizzonte artificiale, cioè sapete com'è inclinato l'aereo rispetto alla terra, quella applicazione là la potete accedere anche su uno degli altri schermi premendo il tastino. Quindi il pilota si può configurare come vuole il suo abitacolo, ma soprattutto se uno dei 3 si rompe si può usare l'altri e mettere il programma che ci interessa in quel momento di più. Ok, quindi c'è le mappe tattiche, c'è la strumentazione e così via. Fra l'altro ci parlavano che c'è un programma chiamato atterraggio di emergenza che ti dà solo le informazioni indispensabili per atterrare in una situazione di pericolo. Proprio per ridurre il numero di informazioni devi guardare, perché principalmente negli aerei militari mi spiegavano che il pilota il 90% del tempo guarda fuori, non guarda gli strumenti, perché gli interessa quello che c'è fuori, la posizione eccetera. Quindi l'usabilità deve essere curata tantissimo e quando c'è un atterraggio di emergenza l'applicazione appare su tutti gli schermi, di modo che se ne guasta uno non è che c'hai da cambiare nulla e ce l'hai sempre sott'occhio, qualsiasi angolo stai guardando ce l'hai sott'occhio. Chiaramente la modularità appunto serve anche per le armi perché le fanno terzi e magari ogni nazione chiede forniture diverse, quindi devono essere ben modularizzate. Fanno sprint di 3 settimane e io la prima azienda al mondo che fa sprint 3 settimane. Vabbè. La cadenza è seguita da tutta l'azienda, cioè tutti gli uffici fanno una cadenza di 3 settimane, anche chi fa piani di marketing e anche quelli che fanno il caffè se devono fare delle robe, se le pianificano a blocchi di 3 settimane. Okay? In questa maniera lui dice chiunque, quasi anche persone delle pulizie, ti sanno dire in che giorno dello sprint siamo, perché inizia per tutti lo stesso giorno in cui fanno planning e finisce per tutti lo stesso giorno in cui fanno review. Come fanno a scalare? Sono tantissimi, circa 4.000 e come sapete lo scaling è un tema che diciamoci produce anche un discreto business, no? Ci sono tanti framework, ci sono tante cose. Loro come fanno? Alle 7:30 hanno gli orari sfalsati per il discorso della luce, quindi iniziano a lavorare molto presto e finiscono prima la sera. Alle 7:30 ogni team fa il suo scrum, degli scrum, quindi come nei team software si incontrano davanti a una board e dicono cosa ho fatto ieri, cosa farò oggi e cosa mi sta rallentando.
alle 7:45 gli Scrum Master a gruppetti di 5 o 6 fanno lo Scrum. Quindi lo Scrum Master dice che impedimenti nuovi ci sono da ieri, che cosa mi occupo oggi, che cosa non riesco a risolvere io. Alle 8 c'è lo Scrum, cioè i rappresentanti di ogni Scrum si incontrano e dicono che impedimenti nuovi ci sono rispetto a ieri, di che cosa mi occupo io, di che cosa non possiamo risolvere in autonomia e dobbiamo scalare. Alle 8:15 si incontrano con il management e portano, stessa storia, gli impedimenti che gli Scrum Master in maniera scalata non riescono a risolvere da soli. E alle 8:30 il top management riceve dal middle management tutti gli impedimenti che nemmeno loro riescono a risolvere, quindi tipicamente sono cose molto complesse da risolvere, tipo guarda abbiamo scoperto questa cosa qua, infatti il contratto abbiamo con il governo, non so, del Brasile, tipo ora stanno lavorando per il Brasile, quindi c'è da cambiare una cosa nel contratto, chiama i referenti presso il Ministero della Difesa di quel governo e parliamone, quindi robe che solo un altissimo livello manageriale riesce a fare, non è sicuramente un lavoro da risolvere così. In questa maniera dalle 8:30 in avanti i manager hanno l'obiettivo di risolvere i problemi che rallentano i team. Il management, facciamo tutto in fondo se no si va lunghi, il management ha quindi l'obiettivo di rendere produttivi tutti i team e l'altro incarico al management è quello di riuscire invece a scomporre dei contratti militari con delle nazioni in item che possono essere lavorati dai singoli team e prioritizzarli. Okay? Queste sono due cose che fa il management. C'è di mezzo qualcosa legato molto alla cultura, cioè attenzione quando si vedono questi modelli svedesi perché la cultura svedese è veramente differente da quella della cultura italiana. Ad esempio ci hanno detto che il salario, la differenza di salario fra un manager e un ingegnere che lavora in un team è al mese massimo di 150 euro. Quindi in quel contesto là chi fa l'ingegnere è perché gli piace costruire delle cose, chi fa il manager è perché gli piace lavorare con le persone. In questo contesto appare che ci sia anche poca politica, pochi giochi di scalata della piramide, da quello che ci raccontano. E c'è molta attitudine a cerchiamo di risolvere i problemi, cerchiamo di fare il nostro meglio. La cultura nel loro contesto è fondamentale per tenere insieme questa organizzazione così leggera. Okay? Come fanno? Beh, innanzitutto è un posto figo dove lavorare, cioè c'è un bassissimo tasso di rotazione del personale, le persone tendenzialmente si fanno un'intera carriera là. E dagli ultimi sondaggi solo Google è più appetibile per un neolaureato. Subito dopo c'è la SAB, perché comunque costruire aerei è qualcosa che è percepito come figo, molto tecnologico, molto innovativo, molto sfidante e quindi anche il morale aiuta moltissimo. C'è anche un discorso di organizzazione abbastanza orizzontale proprio nella loro cultura, ci dice se un ingegnere di un team ha bisogno di qualcosa da un altro team, non è che fa l'escalation tutti i manager fino a ritornare a quel team lì, si incontrano e in maniera alla svedese, ci ha detto Jürgen, cioè in maniera con consenso e parlando trovano un modo per risolvere certi problemi. C'è quindi un concetto di auto-organizzazione che però passa dalla cultura, quindi attenzione a volerli limitare se non siamo chiari questi aspetti. Tutti i team, quindi come hanno fatto l'agilizzazione? Loro fanno Scrum da 10 anni, non si ricordano più come hanno fatto a iniziare. Pare che qualcuno che lavorava in qualche team software, venendo da Ericsson, che usava già Scrum, si è portato delle pratiche, hanno cominciato a sperimentarlo e pian piano si sono allargate a diversi team, ma tutte le pratiche non sono prescrittive, quindi ci sono dei team che fanno Scrum, dei team che fanno Kanban, dei team che fanno una cosa un po' più lean, una roba un po' più che ha senso in quel contesto. L'unica cosa che devono rispettare i team è le interfacce verso gli altri team, quindi la cooperazione, quindi vanno tutti a iterazioni di 3 settimane, quindi tutti decidono che cosa devono fare che impatta soprattutto all'esterno all'inizio delle 3 settimane e danno un resoconto, fanno vedere cosa hanno fatto in fondo a queste 3 settimane proprio per essere un cittadino, diciamo, educato in questo ecosistema abbastanza complesso. Ma tutto il resto è assolutamente opzionale, tant'è vero lui dice queste sono parole proprio di Jürgen quando l'abbiamo intervistato all'inizio del nostro giro, dice il fatto di avere
continuo miglioramento che ti ha portato che buona parte dei team fanno Scrum, ma è per caso che è la cosa che ci sembra funzionare di più nel nostro contesto, non è che l'abbiamo scelto noi. E anche questa è una cosa molto affascinante. Gli abbiamo detto, con una delle prime domande abbiamo detto, ma Jorgen, mi sembra tutto bellissimo, fantastico, ma io ho i team software che fanno fatica a consegnarmi il software ogni 2 settimane, come fate ogni 3 settimane a consegnare oggetti fisici che poi devono anche volare? Non solo, con una mission un po' particolare, perché devono volare meglio di un altro e ammazzare quell'altro. È un po' complicato fare un potentially shippable product increment, come si direbbe nello Scrum. Come fate? Allora ho detto, ma guarda, innanzitutto l'hardware è comunque software. Sì, perché comunque nasce al CAD. E poi ci siamo fatti un simulatore sviluppato in casa, molto sofisticato, con un tasso di accuratezza molto alta, che ci permette di avere un feedback molto più rapido della nostra iterazione. Cioè, loro hanno questo modello che hanno il modello CAD di tutto l'aereo, un modello di simulazione software di tutta l'apparecchiatura a bordo dell'aereo, un modello di fisica che misura come vola questo oggetto, e chiunque in azienda può prendere il CAD e dire, io levo questo bullone, rifà la build, fa girare il simulatore e vede se l'aereo vola meglio o peggio senza quel bullone lì, o se resiste meglio o peggio a un bird strike, quando abbia una nuvola di uccelli, e quindi c'è da resistere a degli impatti di vento. Questo simulatore esiste in 3 versioni. C'è il simulatore, sembra un desktop remoto, questo ci hanno fatto vedere, gli altri no, perché certe cose non potevamo andare a vederle chiaramente, però questo qui l'abbiamo visto ai nostri occhi. Una roba tipo desktop remoto, quindi da qualsiasi postazione che è nella rete rossa, cioè quella interna dove c'è la roba militare, possono andare su un desktop remoto di una batteria di server che è a rotazione, quindi ti becchi uno di quelli liberi, e gli strumenti ce l'hai in delle finestre separate ed è scriptabile. Quindi sì, poi un pezzettino del decollo lo faceva col mouse, poi c'era uno degli agile coach di loro che ci faceva vedere come fare, ho detto poi aspetta, mi sono stufato, lancio lo script decollo. Quindi hanno tutto dello script, quindi decollo, giro della morte, cosa, atterraggio, eccetera, e hanno la telemetria, quindi loro sul modello simulato vedono che cosa è cambiato. L'altra versione è quella con i flight simulator, come sapeva noi con l'MS-DOS, come dicevamo prima, cioè quindi c'hai la cloche eccetera, però di nuovo vedi soltanto gli strumenti e il sistema, questo è ancora più difficile da accederci, che è il simulatore, scusate, il training system lo chiamano, in cui c'hai tutto, vedi anche fuori, quindi vedi la pista, vedi la terra, eccetera. Queste macchine sono talmente costose, talmente sofisticate, che vanno in time sharing. Quindi chiaramente per il sistema in desktop remoto ogni team ha un po' più di tempo per usarlo. Il sistema invece che bisogna andare sulle cloche eccetera a provare, hanno un po' meno tempo a disposizione, il sistema di training è ancora meno, perché chiaramente pur essendo in un ambito dove i soldi non dovrebbero mancare, perché nell'ambito militare appunto i soldi sono tanti, questa roba qua è talmente costoso che devono andare in time sharing, perché io era dagli anni 70 non sentivo parlare di time sharing, c'era prima i grossi mainframe, no? Che ci potevi lavorare solo un pezzo, una parte del tempo, ci fa ridere oggigiorno dire no, il computer lo può usare solo mezz'ora. E il tema è appunto che questa scaling anche della simulazione per accorciare il feedback è una fonte di ispirazione veramente forte. Questo è l'abitacolo del nuovo modello e quindi c'è uno schermone grosso. Non so se l'hardware dello schermone grosso è uguale a quello degli schermetti come era nel modello precedente o se è diverso. Questo non ce l'hanno detto, perché chiaramente alcune domande ci dicevano questa cosa non te la possiamo dire. Vabbè. Parlando appunto di piloti, ci sono 8 piloti militari full time impiegati nel sito di Lean Shopping, dove c'è la fabbrica dove fanno, ecco appunto, il site è uno solo, quindi non è che c'è site remoti. Chi è remoto sono fornitori esterni, ma tutto il personale che sa e lavora a questo progetto è tutti nello stesso sito, dove c'è anche la pista militare e tutte l'hangar e tutte la torre di controllo, quello che serve insomma per fare anche i test. E 8 piloti militari che lavorano full time, quindi ci sono dei team che tipicamente quelli fanno la parte di interfaccia, che parlano continuamente con i piloti, quindi hanno molto tempo dei piloti a disposizione. Gli altri team che di solito non fanno quelle parti lì si devono pianificare il tempo dei piloti al planning, quindi se al planning devono lavorare su una roba e vogliono dei pareri dai piloti,
è il momento in cui prenotano una riunione, un'intervista e così via. Ma in sub, al simulatore, sanno tutti volare, quindi tutti hanno fatto il training di volo, quindi sanno che vuol dire volare su un aereo, tutti, e al simulatore sanno volare, non è difficile, l'avevo fatto io, si fa, insomma, studi un pochino, si fa, insomma, al simulatore. E vengono pagate delle, cioè ti viene dato del tempo di permesso e non sto andando più a lungo, e dei contributi se vuoi prendere il brevetto civile per davvero. Quindi tutti sanno come si vola il sub. Questi sono i modelli del Griffon, la prima serie si chiama A e B, A monoposto, B biposto, il secondo è il C e D, C monoposto, B biposto, quello che fanno adesso si chiama E e F, E monoposto, F biposto. Dice, per accelerare il feedback ci sono alcune cose che non si possono simulare, ad esempio il radar. Un nuovo radar, come lo simulo? Come hanno fatto? Prima ancora che fosse pronto il modello nuovo, lì, hanno montato il radar nel sedile di dietro del modello D biposto, hanno rispettato l'interfaccia dei sensori, l'hanno mandato un quota e hanno misurato come andava. E hanno accorciato il feedback. Normativa, ho detto, come fate voi la normativa? Ne avrete 3 miliardi. Ho detto, bene, iteriamo anche con quella. Gli ufficiali di auditing, che sono esterni, vengono regolarmente a farci i test, ci danno dei feedback che possiamo ricevere subito e applicare, quindi ci costa meno. Soprattutto quando si arriva in fondo c'è da rilasciare l'aereo, loro l'hanno fatte talmente tanto le sedute di auditing che ormai è una formalità, non c'è più nessuna incognita a quel punto, e quindi c'è anche la fiducia che si instaura col personale che fa il collaudo. Abbiamo detto, bellissimo, bravissimi, grandissimo, avete dei problemi? Siete umani anche voi? Dice sì, certo, abbiamo problemi di tempo, è difficile consegnare nei tempi previsti, stare nei costi non è sempre facile, e anche la qualità, dobbiamo ridurre le lavorazioni, quindi non è facilissimo. Ho detto, beh, siete umani anche voi. Ma con l'agile avete delle difficoltà? Ho detto, certo, o meno. È molto difficile rendere ready gli item del backlog, è molto difficile decidere cosa fare prima e cosa fare dopo, e soprattutto è molto difficile decidere cosa non fare, buttare via le robe dal backlog. Ho detto, no, come quell'altro. Beh, quello che ci hanno detto è, noi ci stupiamo del vostro stupore, perché qua lo Scrum lo usano anche altre aziende del gruppo SAB, ma diverse aziende in Svezia usano Scrum per fare hardware, quindi per noi è quasi una normalità, è semplicemente la cosa che funziona più degli altri, quindi non capisco perché la fate così. Dai, bene. Ok, ce l'ho fatta, oggi lancio il mio primo libro, diventerò un autore anche io appena l'ho finito, è sull'IMPAB, quindi è agile, quindi ho già fatto la struttura, ho già riempito dei capitoli c'è solo scritto che cosa scriverò, c'è un codicino sconto se volete farlo, ma non tanto per me, perché le royalties, il 50% lo divido con Wikispeed, quindi sostengo il progetto. E grazie a Manscoperta faccio il primo workshop a fine novembre, il 30 novembre, una giornata di workshop pensato per chi già conosce Scrum, su questa e altre storie. Se volete i link per prenderli sono in testa. C'era qualche domanda, mi sembra, vero? Prego. No, mica ti ho detto lavorano. Allora, lavorano con tante robe, tra cui post-it. Sono tutte, vabbè, questo è ambito militare, sono tutte offuscate. Cioè, io l'ho viste le loro board, c'erano solo codici. Quindi se guardi la loro board non sai cosa stanno facendo, vanno avanti per codici, ad esempio. Cioè, ambito militare, c'erano delle stanze che sembravano una scrum room di qualsiasi team, no? Tipo, ho visto un team che fa il continuous integration, quindi un team, diciamo, di sistema, ed erano post-it, robe, posteroni, vision, cose, delle bandierine colorate segnalavano chi era quel giorno che faceva il servizio all'esterno e chi invece programmava e così via. C'erano altri posti che sembravano uffici di industriali normali, quindi avevano tipo quasi cubicoli eccetera, e si organizzavano in maniera diversa. Loro ufficio per ufficio fanno quello che gli sembra funzioni meglio, quindi c'è un sacco di lean, hanno un sacco di ex Toyota anche tra i manager. Jorgen stesso è un ex Toyota, quindi usano tutto quello quindi non è uno Scrum by the book nelle pratiche, che è un po' le robe che insegna il workshop, non è che vorrei fare pubblicità, ma insomma è quello. Cioè lo Scrum è nei ruoli, nelle iterazioni, nelle cerimonie, ma le pratiche quando uno fa hardware
è difficile farle come uno che fa lavoro cognitivo, cambiano, quindi sì, qualcuno usa i post-it, altri no. Ad esempio avevano solo dei codici e poi era tutto in un sistema loro, probabilmente anche per il segreto militare, perché loro ne hanno di gente che va lì, fornitori esterni, consulenti, e quindi hanno questo conflitto di interesse tra openness, che è uno dei valori dello Scrum, e il segreto militare, e cercano di bilanciarlo a meglio. Fine, grazie.